Arirang, arirang, arari. Ciao, sono Sara e praticamente adesso sono in Corea del Sud. È la seconda volta che sono qui. La prima volta sono stata in Corea del Sud per studiare alla Sogang-Daehakkyo, che è un'università Sogang di Seoul, nella capitale, e ho studiato lì per 10 mesi, ho frequentato anche il corso di lingua coreana e ho vissuto nel dormitorio dell'università. E vi parlerò oggi della mia esperienza. La prima volta che sono stata in Corea, ho viaggiato da sola, ho preso l'aereo da Roma e sono arrivata all'aeroporto di Incheon, che è l'aeroporto principale internazionale più vicino a Seoul. E praticamente appena arrivata mi sentivo un po' spaesata perché ero da sola. La prima impressione è stata molto positiva perché in realtà erano tutti molto gentili e cordiali. Al tempo sono arrivata con il visto studentesco, quindi ho passato i controlli molto molto velocemente e appena uscita ho trovato i ragazzi della Sogang, che gli studenti che sono venuti a prendere a noi studenti internazionali, studenti di scambio, e ci hanno aspettato vicino a uno Starbucks, se non sbaglio, comunque un coffee shop, e ci hanno aiutato, ci hanno fatto vedere come prendere l'autobus e siamo stati tutti quanti insieme con altri studenti che arrivavano quel giorno e siamo arrivati praticamente all'università. E sempre i ragazzi coreani della Sogang ci hanno mostrato l'università, ci hanno fatto vedere principalmente il dormitorio perché siamo arrivati nel tardo pomeriggio, era quasi ora di cena e ci hanno fatto fare tutte le pratiche appunto per entrare nel dormitorio e completare la registrazione che c'era da fare, ci hanno fatto vedere il dormitorio. Io sono rimasta molto colpita perché non c'erano le chiavi. In pratica noi avevamo un tesserino che usavamo come chiave magnetica, come si trova in molti alberghi. E all'entrata del dormitorio praticamente c'è la guardia 24 ore su 24 che è lì appunto per controllare ma anche per ricevere la posta, eccetera. E quindi sin da subito ho avuto proprio una sensazione di sicurezza perché c'erano tante persone su cui poter contare. E dato che siamo arrivati verso ora di cena, ma eravamo tutti stanchissimi, alla fine, dopo le pratiche, esserci sistemati nelle stanze, eccetera, siamo andati a comprare una cosina da mangiare al Pyeongjong che stava praticamente sotto al dormitorio. E Pyeongjong che cos'è? Il Pyeongjong è una sorta di 7-Eleven che in America è abbastanza conosciuto, è un mini market che è aperto 24 ore su 24 e lì c'è di tutto. E mi ricordo che stavo parlando con questo ragazzo che mi diceva, mi aveva visto guardare il frigorifero strapieno di caffè, c'erano caffè di tutti i tipi, e oltre l'americano, caffè latte, caffè macchiato, tantissimi tipi di caffè. E io le stavo guardando da italiana perché dicevo, oh mio Dio, quanto caffè c'è qui! E questo ragazzo mi ha spiegato che in Corea c'è una grande cultura del caffè, ovviamente diversa da quella italiana, però i coreani bevono tanto caffè e di diversi tipi. E poi per cena abbiamo comprato del kimbap, che praticamente in Italia molti conoscono il sushi e conoscono i California Roll. E il kimbap è una sorta di California Roll che vendono già tagliato, però non ancora separato a pezzettini e c'è di vari gusti. E ad esempio c'è al tonno oppure al bulgogi, che sarebbe carne di manzo marinata, la frittata, wurstel frittata e altre verdurine all'interno. Comunque c'è una vasta scelta e quindi ho preso questa sorta di California Roll e per cena ho mangiato praticamente quello perché ero molto stanca, non avevo neanche tanta fame. E nei giorni successivi però ho avuto un pochino di bruciori di stomaco perché ho scoperto che la cucina coreana è molto piccante. E quindi inizialmente il mio organismo si doveva un po' abituare, però è buonissima, mi è piaciuta tantissimo. Allora, gli autobus coreani rispetto a quelli italiani. Secondo me gli autobus coreani sono molto più facili da prendere rispetto a quelli italiani.
In pratica vi spiego. Inizialmente ero terrorizzata dagli autobus coreani. Il primo autobus che ho preso è stato appunto quello che mi ha portato dall'aeroporto al dormitorio. E quello è stato facile perché c'erano i ragazzi dell'università che ci hanno accompagnato e ci hanno aiutato tantissimo. Però, diciamo, nei giorni successivi ho preferito prendere la metropolitana perché mi sembrava molto più semplice capire dove andare e come arrivarci rispetto agli autobus perché non capivo le direzioni. Però in realtà l'autobus coreano è molto più facile rispetto a quello italiano perché quello italiano, ad esempio, se vai a Roma, molto spesso non dicono il nome della fermata, quindi devi stare attento, anche se sei italiano, devi stare attento a guardare fuori dove sei, se sei quasi arrivata alla fermata, perché oppure devi chiedere all'autista di chiamarti quando sei quasi arrivata alla fermata, che non è molto comodo. Io che cosa faccio spesso? Uso Google Maps per evitare di perdermi. Invece l'autobus coreano solitamente chiama spesso le fermate, quindi diciamo che è più difficile perdersi. L'unico problema è che è in coreano e quindi se una persona non capisce il coreano o non sa leggere il coreano, allora questo può essere un problema. Anche se penso che nella capitale, ora non mi ricordo bene, ma comunque ci saranno anche le scritte con l'alfabeto inglese. E poi passano molto frequentemente rispetto ai nostri autobus e ancora più frequentemente rispetto a quelli inglesi, perché io sono stata in Inghilterra, a Bristol, e con gli autobus è stato un inferno. Gli autobus erano sempre in ritardo, gli autobus non passavano, quando passavano a volte erano rotti. E ovviamente la capitale, che è Londra, è diverso. Gli autobus funzionano bene a Londra, ma se ti sposti e vai in un'altra città, che è comunque molto importante, perché Bristol è una città importante, già lì c'è qualche problemino. E invece, ad esempio, adesso vivo a Yeonju-do, che è un'isoletta praticamente che si trova all'interno della circoscrizione di Incheon. E nonostante ciò, gli autobus sono fantastici, c'hai praticamente tutto il piano orario ben spiegato che trovi anche su internet e non fanno mai ritardo. L'unica cosa è che per gli autobus, come per la metropolitana, bisogna fare una carta oppure scaricare un'app sul cellulare e caricare lì il credito. Anche questa è una cosa molto facile da fare, ci sono anche le cabine automatiche, le macchinette automatiche dove ricaricare che si trovano anche in inglese. E quando entri nell'autobus devi praticamente come timbrare il biglietto, devi passare vicino al sensore il cellulare oppure la carta e poi quando riscendi ti devi assolutamente ricordare di timbrare di nuovo perché sennò ti applica la tariffa massima praticamente. Questa cosa è un po' diversa dall'Inghilterra, dove invece in Inghilterra mi ricordo entravo e poi basta, potevo non pensarci più. E inoltre, quando prendi l'autobus e poi prendi la metropolitana, se timbri bene il biglietto ricevi uno sconto poi quando prendi la metropolitana. È la stessa cosa quando poi fai il contrario, il che è molto comodo. Tra l'altro, i mezzi di trasporto sono veramente molto efficienti e costano pochissimo. Un biglietto della metropolitana sarà intorno a 1 euro, diciamo. Sì, si viaggia molto tranquillamente, semplicemente e in maniera molto economica. Sono andata ad esempio con un mio amico ad Andong, che è un'altra città che si trova più a sud. E praticamente da Seoul ad Andong ci abbiamo messo intorno, se ben ricordo, 3-4 ore e è stato molto comodo. Tra l'altro abbiamo preso questo autobus che era arredato un po' alla vecchia maniera che si può vedere in alcuni film e praticamente ci sono le tendine colorate vicino alle finestre. È stato molto comodo il viaggio e abbiamo pagato poco. Sì, rispetto all'Italia diciamo che i prezzi sono molto molto più bassi. E oggi finiamo qui e la prossima volta vi parlerò di altri aspetti sulla Corea che spero vi possano interessare. A presto!